Ciao e benvenuto o bentornato subito alla Pizza Chef. Nel video di oggi finalmente andiamo a continuare il nostro fantastico viaggio all'interno dei fondamentali dell'impasto, almeno come l'ho chiamato io, i fondamentali della panificazione. E oggi parleremo di lievito e lievitazione, argomento fondamentale. Nei precedenti capitoli abbiamo già parlato di farina, quindi tipologie e W, e di acqua e idratazione. Se ve li siete persi, trovate la playlist in descrizione. Il video di oggi sarà abbastanza lunghetto, abbastanza corposo, cercherò di semplificarlo il più possibile vista la complessità dell'argomento e dovrò dividerlo in due parti. Oggi parleremo essenzialmente di cos'è la lievitazione, la fermentazione, come avviene, mentre nella seconda parte ci dedicheremo un po' di più nello specifico all'impasto. Comunque, mettiti comodo e cominciamo subito. Ovviamente se non l'hai fatto ti ricordo di iscriverti al canale, lasciare un mi piace al video e un commento se hai qualche domanda o anche un semplice saluto da lasciarmi. Mi fa sempre piacere e provo sempre a rispondere a tutti. Cominciamo! Come dico sempre, per capire un argomento bisogna partire dalle basi, se no non ci capiamo proprio. Ricordiamoci che in questo video andremo anzitutto a parlare del lievito di birra, quindi non di altre tipologie di lievito. Lievito di birra, quello in cubetto o secco, che possiamo acquistare al market. E per prima cosa ci tengo a dire che il lievito di birra è un lievito naturale, non è un lievito chimico, quindi non facciamo già questa confusione. Quindi il lievito di birra, essendo un microrganismo, dà vita a una lievitazione di tipo biologico, proprio perché c'è una cellula di lievito, delle cellule di lievito che vivono all'interno del nostro impasto e che durante il loro ciclo vitale danno appunto vita a quella che noi chiamiamo lievitazione, fermentando appunto gli zuccheri, e tra un po' lo vedremo. I lieviti chimici sono invece quelli che vengono utilizzati ad esempio in pasticceria per realizzare le torte, il pane angeli, tipico. Questo non ha all'interno dei microrganismi, ma all'interno delle sostanze che reagiscono tra di loro all'interno dell'impasto e con i componenti dell'impasto, creando appunto anidride carbonica, CO2, che porta al rigonfiamento dell'impasto. Quindi nei lieviti chimici o nella lievitazione chimica non vi è un microrganismo che vive, si riproduce e produce dei metaboliti all'interno dell'impasto. Importantissimo, stampatelo, scrivilo, mettilo come sfondo del cellulare, ma ricorda, il lievito di birra è un lievito naturale che dà vita a una lievitazione di tipo biologico. Le tipologie di lievito che noi troviamo in commercio per quanto riguarda il lievito di birra sono essenzialmente due, quelle che almeno troviamo al market, che sono il lievito di birra fresco, quindi essenzialmente il classico lievito di birra che troviamo in cubetto, niente di più, niente di meno, e il lievito secco che solitamente si trova in bustine o in barattolini. Qual è la differenza fra questi due? Anzitutto ricordati che all'interno di questi due formati di lievito c'è lo stesso microrganismo. L'unica cosa che cambia è il trattamento che subiscono prima di essere messi in commercio. Diciamo che questo qua, il cubetto di lievito di birra, ha una certa concentrazione di acqua al suo interno, di conseguenza ha una certa umidità. Questo si traduce in una data, in una conservabilità ridotta e in un potere fermentativo più forte dall'inizio, ok? Ha un tempo di attivazione, questo quando lo andiamo a mettere nel nostro impasto, ridotto rispetto al lievito secco. Invece per quanto riguarda il lievito secco, che altro non è che una polvere, però è lo stesso lievito che vi ho fatto vedere prima, lo stesso lievito in cubetto, solo che gli viene fatto un trattamento per fare in modo che questo venga disidratato, quindi che perda quanta più acqua possibile. Perché? Perché la conservabilità è estremamente più lunga, parliamo di periodi di 6 mesi, anche a salire, dipende un po' dalla tipologia di lievito. Una cosa importantissima da sapere sul lievito di birra e non dimenticartelo è che questo non è un oggetto, non è un qualcosa che rimane statico e stabile nel tempo, è un organismo vivente, un microrganismo. Di conseguenza dobbiamo capire che questo ha un ciclo di vita, cioè quando noi prendiamo il nostro cubetto di lievito al market dobbiamo chiaramente utilizzarlo prima della data di scadenza, proprio perché sennò va a perdere tantissimo di potere fermentativo, ma dobbiamo anche pensare che il lievito che abbiamo appena comprato e che ha una scadenza di 4 settimane avrà un potere fermentativo maggiore rispetto al lievito che magari abbiamo in frigo da 2 o 3 settimane che ancora non è scaduto. Quindi a parità di quantità il lievito fresco, il lievito più nuovo, ha un potere fermentativo maggiore, quindi vi darà meno problemi o comunque sia farà lievitare meglio, se vogliamo, il nostro impasto. Stessa cosa vale anche per il lievito secco. È vero che ha una conservabilità più lunga, ma anche questo con il tempo tende a perdere di potere fermentativo, quindi fa lievitare meno i vostri impasti più il tempo passa. Un consiglio interessante che ti posso dare per valutare la qualità, o meglio lo stato di salute del tuo lievito di birra, è quello anzitutto di guardarlo e toccarlo, cioè un lievito in un buono stato di conservazione che ha un potere fermentativo elevato si sgretolerà in questo modo, come state vedendo. Quindi quando io lo vado a premere, a schiacciare fra le dita, questo
non diventa morbida, non diventa tipo plastilina, ma appunto si va a sgretolare, una consistenza abbastanza compatta. Anche il colore è molto importante, deve essere un colore chiaro di questo tipo, un ocra chiaro e non un colore scuro, che ci indica invece che il lievito è un po' vecchio o troppo vecchio e potrebbe darci problemi nella fermentazione, quindi nella realizzazione dei nostri impasti. Quindi occhio prima di tutto alla qualità e soprattutto allo stato di salute del tuo lievito. Allora, prima di iniziare a parlare del lievito e lievitazione, ti devo spiegare che cos'è la differenza o qual è la differenza fra lievitazione e fermentazione, perché ti posso garantire che anche qua c'è un mondo di confusione. Quando parliamo di lievitazione ci riferiamo proprio all'attività meccanica, quindi a quella cosa che vediamo quando l'impasto si rigonfia. Quella è la lievitazione, che può avvenire per varie ragioni. Abbiamo visto la lievitazione chimica tramite il lievito pane angeli, la lievitazione biologica con lievito madre e lievito di birra, poi c'è la lievitazione fisica, insomma ci sono vari modi in cui un impasto può lievitare, cioè può espandersi, ok? Quindi questa qua è chiamata lievitazione. Mentre, ascolta bene, la fermentazione è una via metabolica, quindi un modo che hanno alcuni organismi di produrre energia tramite il consumo degli zuccheri semplici, come nel caso del lievito. Quindi il lievito di birra fermenta, così si dice, gli zuccheri, che trova nel nostro caso nell'impasto, e produce alcuni metaboliti, tra cui la CO2, quindi un gas che fa rigonfiare l'impasto. Vedila così: fermentazione è la causa, lievitazione è l'effetto, quando parliamo appunto di lievitazione biologica. Quindi lievitazione, impasto che si rigonfia; fermentazione, una via metabolica utilizzata da alcuni microrganismi che può portare alla lievitazione di un impasto. Semplice, no? E mi raccomando, se sei arrivato fino a qua, presumo, spero, quantomeno che il video ti sta piacendo. Fammi sapere cosa ne pensi con un commento e se non l'hai ancora fatto, lascia un mi piace e iscriviti. Adesso andiamo a capire come funziona sta benedetta lievitazione. Per capire la lievitazione a fondo e la fermentazione, come lavora il lievito di birra, dobbiamo capire anzitutto cosa c'è all'interno della farina. Ovviamente almeno gli elementi che ci interessano per questo argomento, perché poi la farina è piena zeppa di cose se andiamo veramente a analizzarla. Ma diciamo che i componenti principali, quelli almeno i macro componenti, sono l'amido e le proteine. Poi c'è una parte di fibre, di grassi a seconda della farina, ma diciamo che gli amidi sono la frazione più abbondante. Poi ci sono le proteine, quindi a seconda del tipo di farina, più e meno forte, possiamo avere una concentrazione maggiore o minore di proteine. Parte di queste proteine vanno poi a formare il glutine, quantomeno nelle farine di grano tenero. Poi ancora ricordiamoci che all'interno della farina ci sono una serie di enzimi naturalmente presenti. Gli enzimi sono svariati, possono anche venire aggiunti, questo sia chiaro e ve ne ho già parlato in altri video, ma naturalmente all'interno della farina ci sono appunto gli enzimi. Cosa sono questi enzimi? Sono proteine che svolgono il ruolo di catalizzatore biologico, cioè accelerano o fanno sì che alcune reazioni possano avvenire. Nel caso degli impasti abbiamo vari esempi di enzimi. Quelle che ci interessano per questo video sono le amilasi e le proteasi. Le amilasi sono un gruppo di enzimi, una classe di enzimi che è capace di spezzare i legami dell'amido riducendolo in molecole più semplici. Attenzione a questo perché poi ci ritorno e vedremo bene una differenza sostanziale fra l'amido integro e l'amido danneggiato, quindi non correre troppo con la fantasia. Le proteasi invece sono una classe di enzimi capace di rompere i legami peptidici, come ad esempio quelli del glutine, e quindi agiscono appunto sulle proteine. Ogni enzima possiamo dire che è specializzato in un certo substrato, quindi può scomporre un determinato elemento, mettiamola così. Poi, in ultimo, ma non per importanza, è la presenza di zuccheri presenti naturalmente all'interno della farina. Anche qua gli zuccheri sono svariati, ma quelli che a noi interessano principalmente sono il glucosio, che è diciamo la fonte principale da cui il lievito di birra all'interno di un impasto ricava energia, come vedremo. C'è anche un po' di fruttosio che il lievito di birra lo stesso utilizza, c'è del saccarosio che sarebbe dello zucchero da cucina, essenzialmente lo zucchero da cucina è puro saccarosio, che anche questo riesce ad essere assimilato non direttamente al lievito di birra ma viene prima scomposto da un'altra enzima, e poi c'è il maltosio, zucchero molto interessante che è presente naturalmente e che in parte viene appunto estratto per via enzimatica. Ma quindi cosa succede alla cellula di lievito una volta che viene inserita all'interno dell'impasto? Cerchiamo di capirlo. Immaginiamo di essere una cellula di lievito, vediamo lanciati dentro l'impasto insieme ad altre migliaia di altre cellule, perché ricordatevi che in quei 2, 3, 4, 10 grammi che mettiamo all'interno di un impasto ci sono migliaia, se non centinaia di migliaia di cellule di lievito, questo sia chiaro. Appena viene mischiata acqua, farina e lievito, quello che il lievito fa è adattarsi piano piano all'ambiente circostante. Quindi
Prima cosa, ci sarà una certa concentrazione di ossigeno relativamente abbondante perché durante la fase di impasto ricordiamoci che c'è una rimanipolazione continua, sia che lo facciamo a mani, sia che lo facciamo con la macchina impastatrice, c'è un certo ingresso di ossigeno all'interno dell'impasto. Quindi, in presenza di ossigeno, il lievito di birra si riproduce, quindi le cellule di lievito per gemmazione, così si dice, diciamo la singola cellula si sdoppia e si avrà una cellula madre e una cellula figlia. Ora questo immaginatelo per tutte le migliaia di cellule che ci sono. Quindi, primissima fase all'interno dell'impasto, consumo dell'ossigeno per la riproduzione, che è molto accelerata, ma anche il lievito inizia a consumare gli zuccheri semplici, il glucosio, che è il suo zucchero preferito, presente nell'ambiente, in parte appunto già presente in maniera naturale all'interno della farina. Ricordati inoltre che anche durante la fase di impastamento il lievito di birra produce sia CO2 e acqua. Sono i principali prodotti di scarto quando si trova in presenza di ossigeno. Ora entriamo nella seconda fase. Immaginiamo abbiamo finito di impastare il nostro impasto, lo lasciamo a riposare e piano piano l'ossigeno all'interno dell'impasto si andrà ad esaurire. Chiaramente l'ossigeno, voi dovete immaginare tutta la concentrazione di cellule di lievito che possono esserci all'interno dell'impasto, l'ossigeno si va ad esaurire abbastanza rapidamente, poi dipende chiaramente dalla concentrazione di lievito. Quindi, una volta finito l'ossigeno, il nostro lievito di birra riesce a lavorare in condizioni di anaerobiosi, quindi senza la presenza di ossigeno. E la cosa fondamentale che fa in questo momento, che è quello che ci interessa a noi panificatori, è qua che viene tutta la magia, fermenta gli zuccheri. Quindi il suo ciclo di riproduzione si abbassa notevolmente perché l'ossigeno non è più presente, quindi non è più invogliato, diciamo, a consumare energie per riprodursi, ma continua a consumare gli zuccheri semplici presenti all'interno dell'impasto e va a produrre, in questo caso, alcol etilico, quindi non più acqua, e come sempre CO2. Inoltre, in questo momento vi è la produzione non solo di questi due metaboliti, che sono i principali che tutti conosciamo, ma vi è anche la produzione di metaboliti secondari e acidificanti. Insomma, sono quei prodotti di scarto che, oltre a dare aromi al prodotto finale, quindi i classici sapori di pane, eccetera, riescono anche a far abbassare il pH dell'impasto, quindi ne fanno aumentare l'acidità. E questa è una cosa fondamentale per la strutturazione del glutine durante la fase di riposo. Infatti sappiamo che il glutine è sensibile ai cambiamenti di pH. Di conseguenza un'acidità maggiore, ovviamente dipende poi dal tipo di farina, dal tempo di riposo eccetera, ma un'acidificazione maggiore dell'impasto fa sì che il glutine diventi più elastico, più tenace e si irrigidisca. E quindi questo è fondamentale perché viene sfruttato in parecchie tecniche di panificazione, tramite appunto, come abbiamo già discusso, la puntata e l'appretto nel mondo della pizza. Se non hai già visto questi video, vatteli a vedere perché ti si apre un mondo. Ovviamente la pacchia non può durare per sempre, perché gli zuccheri semplici prima o poi si andranno ad esaurire all'interno della farina, non sono infiniti, il glucosio si andrà ad esaurire, il saccarosio, l'abbiamo detto, viene scomposto molto velocemente, quindi il lievito di birra a un certo punto rimane senza glucosio. Cosa fa in questo caso? Non muore, assolutamente no, ma adatta il suo metabolismo al consumo di un altro zucchero altamente presente all'interno degli impasti, che è il maltosio. E il maltosio è davvero interessante. Come vi ho detto, una parte di maltosio è già presente naturalmente libera, fra gli zuccheri liberi della farina, ma gran parte del maltosio, che poi è fondamentale per far lievitare i nostri impasti, viene estratto per via enzimatica. E qua torniamo a quegli enzimi di cui vi ho detto prima, gli enzimi amilolitici che riescono a scomporre l'amido. Ora, ascoltami bene, non tutto l'amido della farina è scomponibile, solo il cosiddetto amido danneggiato, cioè quei granuli di amido che sono stati rotti durante la fase di macinazione del grano. Per capire cos'è l'amido danneggiato, prova a immaginarti l'amido come un granulo, ok? Quindi come un chicco che è ricoperto da una membrana, da un involucro che non permette l'azione enzimatica, non permette agli enzimi e all'acqua di penetrare al suo interno. L'unica tipologia di amido che può essere scomposta all'interno di un impasto durante il comune riposo che si dà sono appunto quei granuli di amido che sono stati rotti durante la fase di macinazione. Quindi in questo caso l'enzima può penetrare all'interno grazie appunto alla penetrazione dell'acqua e riesce a scomporlo, a tagliare le catene di amido. Chiaramente anche qua ricordati che la concentrazione di amido danneggiato varia da farina a farina, ma si parla solitamente di quantità che vanno dal 3 al 10% e solitamente più una farina è forte o di buona qualità per la panificazione, minore sarà la concentrazione di amidi danneggiati al suo interno. Per questo motivo fare il collegamento di più lievitazione, più riposo dell'impasto uguale più digeribilità non è proprio un collegamento esatto, perché non tutto l'amido della farina è scomponibile e quel poco amido, fra virgolette, per noi poco almeno, che è scomponibile, viene scomposto in maniera molto veloce, già nelle prime ore di riposo. Non è necessario mettere l'impasto in frigo per giorni e giorni. Quello che succede è molto interessante, te lo spiego velocemente, ma essenzialmente
Una volta che ci sono degli amidi danneggiati, devi immaginarti che l'enzima, esattamente l'alfa-amilasi della classe delle amilasi, taglia le catene di amido danneggiato liberando destrine, che a loro volta vengono scomposte da un altro enzima, cosiddetto beta-amilasi, che rilascia, pensa un po', maltosio. Questo maltosio chiaramente viene trasportato dentro la cellula di lievito e scomposto da un altro enzima, appunto detto maltasi, che appunto rompe i legami che compongono il maltosio e libera glucosio, che ancora viene assorbito dalla cellula di lievito, che lo fermenta creando appunto tutti i metaboliti di scarto e la CO2 che fa rigonfiare il nostro impasto. Ricordati una cosa fondamentale: gli enzimi non iniziano a lavorare quando il lievito ha bisogno di maltosio, gli enzimi iniziano a lavorare da quando si mischia acqua e farina all'interno di un impasto, quindi dobbiamo pensare che durante il ciclo di vita di un impasto ci sarà in un primo momento una diminuzione degli zuccheri semplici come il glucosio che vengono appunto consumati dal lievito di birra, ma col tempo ci sarà un accumulo di maltosio che viene mano a mano liberato per via enzimatica appunto dagli enzimi amilolitici in questo caso. Di conseguenza, quando il lievito di birra cambia il suo metabolismo, si ritroverà attorno a sé un bel po' di maltosio che può consumare. Insomma, hai capito tutto il casino che c'è dietro per far lievitare un impasto? Quanto una cosa così, che ci sembra così semplice e naturale, in realtà racchiuda dietro tantissimi meccanismi, alcuni dei quali non totalmente chiari alla scienza moderna. Io spero comunque di averti fatto capire in generale quelle che sono le nozioni principali che ho semplificato all'osso, in modo che tu possa avere ora un'idea molto più chiara di come viene la lievitazione. Questo video poi ci sarà utilissimo per capire la seconda parte. Quindi, se non l'hai già fatto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per ricevere le notifiche su quando uscirà la seconda parte del video, o per quando sono in diretta, o per tutti gli aggiornamenti sul canale. Grazie mille e ancora a presto. Buona giornata.